Ciao a tutti! Oggi vi parlerò di quando mi sono iscritta a una famosa università di Seoul, la Hanyang University. Fin quasi al momento dell'iscrizione pensavo di andare alla Sogang University, però poi scoprendo che è strapiena di italiani ho detto anche no. Così tramite Google mi sono un po' informata sulle varie università, sui ex alunni famosi e ho visto che conoscevo tutti gli ex alunni famosi che erano andati alla Hanyang. Poi fra l'altro il mio animale preferito è il leone, quindi la mascotte della Hanyang è un leone blu che non ci vado. Fra l'altro pensavo che sarebbe stato solo un sogno, ma poi è diventato realtà. Un bel giorno sono arrivata al campus e c'era la mascotte in persona in mezzo alla piazza centrale. Io felicissima sono andata a farmi fare una foto assieme. Allora, iscrivermi è stato un po' un casino, semplicemente per i documenti e il metodo di pagamento. Hanyang, famosa per la sua tecnologia e per la sua sezione di cyber, funzionasse ancora documenti cartacei, cioè per me era assurdo! Anche perché io dovevo procurarmi i vari documenti di carta e spedirli con la posta aerea, cioè praticamente mandarli tramite piccione, e loro mi mandavano altrettanti documenti tramite piccione, cioè assurdo. Poi fra l'altro non riuscivo più a trovare il modulo di iscrizione tramite la home, diciamo, in inglese, quindi per fortuna in quel periodo avevo conosciuto online un ragazzo che abitava a Seoul e me l'ha trovato lui, questo famoso modulo di iscrizione, sulla pagina normale in coreano. Quindi poi a monte è stato merito suo se sono riuscita a iscrivermi. Alla fine comunque i moduli, non richiedendo io un visto studentesco, perché sarei stata lì insomma solo 3 mesi, quindi se sei italiano non hai bisogno di un visto per stare 3 mesi in Corea. Mi pare che l'unico documento poi che avevo mandato era il certificato della scuola dopo il liceo, perché per iscriverti ti richiedono comunque un certificato o dell'università oppure appunto come nel mio caso di una scuola privata fatta dopo, una volta finito il liceo. Il problemone è stato il pagamento. Adesso non sto a dirvi nei particolari le mie informazioni private ovviamente. Comunque ero proprio agli sgoccioli per iscrivermi e quel giorno mi ricordo che ho girato come nei tubi, anzi di più, cioè ero stravolta alla fine della giornata. Alla fine sono riuscita a fargli sto bonifico finalmente e gli ho mandato la ricevuta. Io vi dico appunto che sono riuscita a iscrivermi proprio l'ultimo giorno disponibile. Loro poi comunque dopo quando ti rispondono sono puntuali, ti rispondono sempre e ti danno tutte le informazioni di cui hai bisogno, comprese ovviamente quelle delle lezioni. Mi hanno dato anche il giorno in cui avrei dovuto fare il test per vedere il livello e quindi la classe dove dovevano inserirmi. Ma tenendo conto che io avevo solo memorizzato l'alfabeto coreano, gli ho detto che io il test non lo facevo e quindi mi inserivano direttamente nella prima classe disponibile. Ovviamente alla Hanyang ho frequentato un corso di coreano. Le lezioni di coreano per gli stranieri le danno nell'edificio internazionale. Praticamente appena esci dall'uscita della metro dell'Hanyang, quindi l'uscita numero 2,
ti trovi nella piazza centrale, ti giri alle tue spalle, nella salitina c'è subito sulla sinistra e sulla destra, scusate, il Palazzo Internazionale. Poi non preoccupatevi, c'è la reception, quindi vi danno tutte le varie informazioni, ci sono anche poi le tabelle affisse e vedete a che piano, in che stanza siete stati messi. Nel primo semestre, adesso io non capisco perché lo chiamano semestre visto che dura 3 mesi, comunque nel primo semestre non avete scelta, dovete fare le lezioni pomeridiane, poi dal secondo semestre potete scegliere se andare la mattina o il pomeriggio. Le lezioni pomeridiane cominciavano alle 2, più o meno alle 2, finivano più o meno alle 6, quindi 4 ore al giorno, e non vi preoccupate perché comunque passano veloci. Io un po' perché comunque costava pochissimo, un bel po' perché comunque mi piaceva la vita del campus, mi piaceva stare in mezzo a tutti gli altri studenti coreani. Pranzavo sempre alla mensa, fra virgolette la mensa dell'edificio principale della Hanyang. La mensa vera e propria non è frequentata praticamente da nessuno ed è, mi pare, al secondo piano dello stesso edificio, mentre non appena entri c'è diciamo una mensa, in realtà sono vari ristorantini, poi ci sono tutti i tavoli e le sedie nel mezzo, i ristorantini tutti intorno, quindi puoi scegliere fast food, puoi scegliere vietnamita, cinese, coreano. Ci sono anche vari caffè e vari negozietti tipo mini market, cartoleria e anche un negozio di abbigliamento. Puoi comprare le cose dell'università. Infatti io subito sono andata a ordinarmi una giacca classica universitaria bellissima col mio nome e dove studiavo. Poi partendo dalla piazza centrale e andando su c'è un edificio dove sulla sinistra c'è una piccola cartoleria dove anche lì potete trovare anche l'abbigliamento, vari gadget, quindi termos eccetera eccetera della Hanyang. Speso in quella cartoleria lo so solo io e comunque bellissima. La classe era piccolina, i posti erano a C, forma C, o a ferro di cavallo. Le insegnanti erano 2 alternate a giorni, molto simpatiche. Se non che, porca di una miseria, l'unico italiano che c'era in quell'università, ma non era nella mia classe, cioè voglio dire, madonna, poi guardate, non ci sono parole per descriverlo. Noi in certi giorni ci facevamo delle risate da piangere proprio, era talmente stupido, ma talmente stupido, cioè le cose elementari non le capiva. Cioè, ma perché cavolo sei venuto a rompere a noi, a rallentare le nostre lezioni se sei una capra? Comunque in quella classe ho conosciuto la mia migliore amica indonesiana e visto che un po' dovevo anche starci dietro a questo che fra l'altro puzzava, voglio dire, ma lavati o magari ti lavi te, lavavi i vestiti, non lo so, comunque non gli si poteva stare vicino. Alla fine sono riuscita a farmi cambiare classe e mi hanno trasferita nella classe a fianco unicamente di cinesi, a parte un americano. Io vi dico, se per qualche motivo non vi trovate bene nella vostra classe, ditelo nella stessa settimana in cui cominciate le lezioni, perché dopo è praticamente impossibile trasferirvi. Io ero riuscita ad essere trasferita perché comunque ero insieme alla mia migliore amica la migliore delle 2 classi di coreano, quindi diciamo avevo un trattamento un
po' agevolato, diciamo. Comunque una volta, io ero sempre stata presente anche quando ero malata, una volta che non sono andata a scuola la professoressa c'è rimasta. Quindi per evitare che io mollassi la scuola per questa capra, ha detto: non ti preoccupare, vieni a scuola domani perché ti cambiamo di classe. Ho adorato ogni singolo giorno di lezione, studiavamo 4 giorni a settimana. Mi è piaciuta tantissimo la culture class, che era la lezione di cultura coreana, ma fra le due opzioni noi abbiamo scelto ovviamente di andare in un amusement park, in un Luna Park, ecco, non mi viene la parola in italiano, scusate ogni tanto. Fra l'altro verso la fine del semestre poi i migliori della classe dovevano preparare una specie di discorso, diciamo, una scenetta, una storia. Il fatto che non eravamo preparati perché dovevamo farlo davanti alle altre classi, su un palco con un microfono. Noi non eravamo proprio preparati, ovviamente. Siamo stati scelti io e un ragazzo cinese. Mentre ovviamente nella mia ex classe è stata scelta ovviamente la mia migliore amica, un ragazzo pakistano e una ragazza cinese. Comunque nella mia ex classe eravamo piuttosto bravi, tutti quanti a parte quella capra. Fra l'altro non vi dico quello che mi ha detto la mia migliore amica, che lei, avendo soldi, ha potuto continuare a studiare lì, mentre io dopo 3 mesi sono dovuta tornare in Italia. Quella capra di ragazzo italiano era partito per la Cina per studiare cinese, ma se non sai neanche come si studia il coreano, cinese! Comunque vabbè, alla fine abbiamo fatto l'esame vero e proprio di fine semestre per vedere se passavamo il livello per il semestre dopo. Io e la mia migliore amica abbiamo avuto praticamente il massimo di voti. Purtroppo io poi ho dovuto mollare, vi giuro che è stato orribile. Mentre gli altri lì stavano riempiendo i moduli per il semestre dopo, a me veniva proprio da piangere. Poi passiamo oltre. Alla fine mi pare che era stato durante nel giorno comunque della consegna dei diplomi, diciamo, dei certificati di livello passato. La nostra insegnante non ci dice che dovevamo ripetere il famoso discorso dialogo scenetta che avevamo fatto tempo prima. Non eravamo assolutamente preparati. Meno male che il mio compagno di dialogo si era tenuto comunque la cosa scritta, perché io l'avevo buttata, ho detto tanto non mi serve più. Quel giorno per la consegna dei certificati, per meglio dire, e dei diplomi proprio di fine corso intero per altri, quell'aula magna era strapiena, non come la prima volta che abbiamo fatto il discorso. Io ormai che l'avevo già fatto ero tranquilla, quindi proprio, mentre incredibilmente il mio compagno stava tremando. E poi vabbè, siamo stati chiamati sul palco tutti quanti del mio livello, della mia classe, appunto per ricevere i certificati e fare la foto. Io consiglio di andare in Corea per 3 mesi per studiare, perché comunque è una bellissima esperienza. A me è sempre piaciuto studiare, quindi per me era proprio l'ideale trovarmi lì in vacanza, diciamo, per 3 mesi, facendo qualcosa che mi piaceva, quindi studiare. E la vita del campus in Corea penso che sia come quella del campus in America, che non è assolutamente come quella delle università in Italia. Io ho sempre visto nei film americani
questi campus universitari e mi sono sempre piaciuti, e vivere un'esperienza del genere in Corea in questo caso è stata veramente bellissima, bellissima. Spero che questo episodio vi sia piaciuto, che l'abbiate trovato utile. Ci vediamo per il prossimo episodio. Ciao!